Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole. Oggi ragazzi video veramente interessantissimo, video che mi ha mandato Alessandro che andiamo a vedere a breve. Ragazzi, un video dove oltre a vedere, scoprire un nuovo modello di bike custom che non conoscevo da paura, Alessandro ci svela anche una sua parte in un film tutto italiano. Andiamo a vederlo insieme. Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro e come molti di voi sono un appassionato di coltelli da una vita, direi da quando sono bambino, che ne ho memoria. Il primo mio vero coltello mi è stato regalato da mia mamma quando sono stato promosso per la terza media, quindi 35 anni fa, ed è questo piccolo folderino della Fox che è anche ancora il suo foderino originale. Ecco questo qua che conservo ancora, adesso non lo uso più perché per motivi affettivi, però è sempre con me. E sono qua oggi per farvi vedere la mia piccolissima collezione di buck che ha dei 3 pezzi super classici e un pezzo un po' particolare. Pezzi classici: il buck 110 con questo bel fodero in pelle che presi nello Utah, nell'Ovest negli Stati Uniti tanti anni fa, questo classico proprio per eccellenza. Il buck 119, lo special, che è in una versione un po' particolare rispetto a quella che viene commercializzata adesso. C'è questo fodero in pelle marrone molto bello e ha il manico in cocobolo. Questo è un modello, adesso probabilmente non si vede, non si mette a fuoco, comunque questo è un modello del 1992, modello prodotto nel 92 e comprato più o meno in quegli anni in armeria. L'altro pezzo è il 124, anche questo un po' particolare perché è un modello che non viene più commercializzato da tantissimi anni, è quello col manico bianco ed è stato prodotto guardiamo se qua si vede, qua si mette a fuoco, vedete c'è la X, è un pezzo del 1990. Questo, a differenza degli altri due, non ho mai avuto il coraggio di usarlo ed è sempre rimasto a guardarlo nell'armadio. Ed il pezzo invece veramente particolare che trovai tantissimi anni fa in un'armeria del centro di Modena è questo. Adesso ve lo faccio vedere con il fodero. Questo è un buck custom e sul retro è marcato 908-25, ma sulla lama non c'è nessuna sigla. Adesso vi faccio vedere che meraviglia di coltello è questo. Eccolo qua, eccolo qua. Questo è un modello compact, è un modello che vedete non c'è altro che scritto, adesso vediamo, ok, buck custom e nient'altro. È un modello che dalle informazioni che ho raccolto in rete è stato commissionato alla Buck dall'Harley Davidson per venire poi, diciamo, decorato con il suo logo e venduto alla loro clientela. Sempre notizie della rete, pare che la Buck si sia tenuta 900 esemplari di questo coltello che ha uno spessore impressionante e anche un peso importante, insomma, che si sia tenuta 900 coltelli che vennero poi messi sul mercato. Io
altro non ho trovato, quindi se qualcheduno per caso ha delle notizie me le faccia sapere, perché sono curioso, perché io l'ho presi proprio perché ha una linea meravigliosa, proprio anche in mano è vedete anche il manico tipico del coltello da combattimento. Il fodero è questo foderone in pelle nera, adesso era più bello marrone, però era così, quindi prendiamo quello che viene. E anche questo è sempre rimasto nell'armadio a guardarmi, non ho mai avuto cuore di usarlo. Prima di salutarvi vi lascio con l'ultimo coltello al quale sono moltissimo legato per motivi affettivi, ecco, che non so neanche se chiamarlo coltello, in realtà è questo, insomma. Questo lo conoscete tutti, è prodotto da Maserin, è il coltello commemorativo di Diabolik, che è uscito per il 50° anniversario del fumetto, però a differenza di quelli che sono commercializzati, questo è completamente privo di logo, completamente non c'è la scritta del 50° anniversario di Diabolik, non c'è il logo Maserin, non c'è niente da nessuna parte. È anche un po' rovinato il perché questo è il coltello originale usato nel film di Diabolik, nel primo film che è uscito a dicembre del 2021 con registi fratelli Manetti. E ho questo coltello perché io ho preso una piccola parte nel film, praticamente ho fatto la controfigura di Diabolik nella scena del lancio del coltello. Insomma, nel film verso la fine, quasi alla fine, c'è una scena in cui si vede il primo piano del coltello, che è questo coltello che entra nella schiena di un poliziotto, e quel primo piano del coltello che entra nella schiena era chiaramente un manichino con una sacchetta di sangue, e il lancio l'ho fatto io perché sono, diciamo, una grande passione che mi ha portato dei coltelli è quella di imparare a lanciarli e poi di imparare a lanciarli in uno spin, quindi senza rotazione. Ai manetti serviva un'inquadratura del coltello che arrivasse dritto e non a seguito di una rotazione in questo modo, e quindi io ero specializzato in questo tipo di lancio, sono stato chiamato, ho fatto la scena e alla fine, visto che era l'ultimo giorno di riprese, ho chiesto ai registi, che poi hanno chiesto alla produzione, se potevo insomma tenermi il coltello. Mi è stato accordata questa cosa ed è un bellissimo ricordo di quella giornata. Adesso, se guardate, l'ho pulito perché mi faceva un po' senso tenerlo sporco di sangue finto, però non l'ho pulito benissimo, sulla guardia c'è ancora un pochino del sangue finto del film. Con il coltello di Diabolik ho finito e vi saluto, e grazie a tutti per aver guardato i miei coltelli. Ciao, buona serata perché lo sto girando di sera. Ciao a tutti. Eccoci qui ragazzi, prima di tutto volevo ringraziare Alessandro per questo bellissimo video, ci ha fatto vedere dei pezzi spettacolari ragazzi. Il Buck 124 con la manicatura color avorio è spettacolare ragazzi. Il Buck Custom è da pelle d'oca. Inginocchiamoci ragazzi davanti al Buck Custom, davvero da pelle d'oca, pezzo spettacolare, stupendo, tantissima roba. E in più ragazzi, parlando con Alessandro, mi ha detto questa cosa di Diabolik, è una figata comunque conoscere comunque il personaggio che nel film ha fatto la controfigura di Diabolik quando lancia il suo coltellone nella schiena del poliziotto. Ragazzi, penso che sia stato un video interessante anche per conoscere Alessandro appunto sotto questo lato del suo personaggio di lanciatore di coltelli. Ragazzi, diciamo non proprio il primo arrivato, poi scrivete ad Alessandro tranquillamente se volete avere info sul suo lancio di coltelli. Ragazzi, vi do due notizie. La prima è personale.
Ragazzi, mi state intasando completamente ogni tipo di social, tutto intasato. Chi è su Facebook, l'altro giorno ho scritto sulla pagina che mi si è intasata la chat di Messenger e non funzionava più, perché siete veramente in tantissimi a scrivermi. Tantissimi, ragazzi. Cerchiamo di convogliare e cercherò poco alla volta, vi sarete accorti ragazzi, che sto convogliando tutto il traffico su YouTube, perché vi rispondo a tutti di lì. La pagina Facebook, Messenger, li riesco a gestire, però ragazzi è troppa roba, è un carico di dati immenso, non riesco a stare dietro a tutto. Se mi scrivete sicuramente prima o poi lo vedo, se mi scrivete su YouTube ho attivato le notifiche, vi vedo subito, quindi mi potete scrivere tranquillamente lì. Questo è anche per un benestare qui in famiglia, ragazzi, perché mia moglie ha veramente le palle piene, nel senso che sono sempre col telefono in mano e la cosa non è molto gradita. L'altra cosa era un aggiornamento, perché appunto prendo la palla al balzo con Alessandro che ha fatto vedere il BAC 124. Se vi ricordate il mio test del BAC 124, pestandolo si erano mosse le mostrine a fine codolo, il pomello finale, ok, si erano mosse, si erano scollate, diciamo. Ragazzi, vi avevo detto che avrei scritto alla BAC, poi ci ho pensato e cosa gli scrivi? Ho bastonato come un matto sul coltello, si sono mosse le mostrine. Secondo me si sono mosse veramente troppo presto, nel senso che dopo 2 legnate si sono mosse, però la parola stessa, 2 legnate sul coltello, il coltello sicuramente non è fatto per essere preso a bastonate, la colpa è mia. Me la sono tenuta, ragazzi, me lo sono tenuto così, diciamo che più coltello da caccia che coltello per andare a farci batoning. Anche la bisellatura dice praticamente tutto. Detto questo, ragazzi, quindi non ci saranno aggiornamenti sulla situazione BAC 124 che vi avevo detto, vi avrei fatto sapere, perché ovviamente non ho scritto, il coltello è stato ceduto a un collezionista che se l'è sistemato, un collezionista amico, quindi il BAC è tornato nuovo e ce l'ha questo amico collezionista. Per il resto, ragazzi, da Alessandro, dal suo video spettacolare, dai suoi pezzi bellissimi, dal parchetto del Tagliagole è tutto, buona giornata e ciao!